Ciao amici e bentornati sul canale. Come vedete alla mia destra oggi sarà una super recensione su questo fantastico robot pulitore. Il suo nome da battaglia è Eureka J15 Max Ultra. È uno dei pulitori per quanto riguarda gli ambienti casalinghi più potente e più performanti presente attualmente sul mercato. Ha incrementato tutte le caratteristiche rispetto al modello precedente, sia per quanto riguarda la pulizia, la potenza d'aspirazione e anche per quanto riguarda il sistema di navigazione. Bustato praticamente in tutte le direzioni a partire dal doppio sistema di estensione. Come vedete il mop inferiore ha la facoltà di aprirsi lateralmente così da raggiungere in maniera molto semplice la pulizia dei battiscopa. Stesso vantaggio di questa spazzola d'artiglio perché come vedete anche questa spazzolina ha l'estensione laterale, sempre per pulire al meglio i battiscopa e per defluire ancora più polvere nella spazzola centrale. Altro punto di forza di questo Eureka J15 Max Ultra è il doppio sistema antigroviglio, dovuto sia al design a forma d'artiglio della spazzolina laterale, ma anche e soprattutto per il sistema Tri-Cut presente nella stazione di ricarica, che va a recidere ulteriormente sia i peli e i capelli raccolti durante la pulizia. Netto miglioramento rispetto al modello precedente anche nel suo sistema di visione, grazie all'aggiunta del sensore infrarossi che non era presente nel modello precedente. Questa che vedete è la telecamera RGB, il LED per cui può funzionare anche di notte tranquillamente e grazie a tutti questi nuovi sensori riesce addirittura a rilevare i liquidi trasparenti. Ad esempio, se vi dovesse cascare dell'acqua, che diciamo è il liquido più probabile presente nelle nostre abitazioni, lui riuscirà a rilevarlo immediatamente rispetto agli altri robot che, come avrete notato, fanno maggiore difficoltà a rilevare o un liquido trasparente o un liquido che è dello stesso colore delle mattonelle. Altra novità di questo modello è il nuovo sistema di pulizia della base, perché la base del modello precedente puliva i mop con questo sistema di pulizia che ha anche questo, ma ovviamente non aveva un sistema di autopulizia della base, che riesce dopo la pulizia e lo sgrassamento dei mop a pulirsi in maniera completa, riducendo ulteriormente la quantità di manutenzione che dovete applicare a questa dock station. L'unica incombenza che avrete sarà periodicamente svuotare il sacchetto della polvere e l'altra cosa che dovrete fare sarà semplicemente riempire il serbatoio dell'acqua pulita, operazione molto semplice con la classica chiusura clip ed è anche molto capiente perché ha una portata di 4 litri, leggermente più piccolo quello dell'acqua sporca che ha una capienza di 3,4 litri. Concludendo la carrellata delle sue caratteristiche, per quanto riguarda il sistema di navigazione è dotato di questa fantastica torretta LiDAR. Qua ci sono i due tastini principali, accensione e ritorno alla dock station, è munito di bumper come vedete di circa 1 cm di tolleranza e ovviamente è anche dotato del sistema anticaduta per cui se dovesse notare una zona di vuoto come può essere un inizio della scala si fermerà immediatamente. Abbiamo 22.000 pascal come potenza di aspirazione, uno dei più potenti robottini presenti sul mercato. Questa che vedete è la spazzola centrale di colore viola e la potete anche estrarre per andarla a pulire periodicamente. Guardate queste piccole lame che sono posizionate proprio sotto la spazzola centrale che servono per triturare e spezzare i capelli tirati su durante l'aspirazione per diminuire ulteriormente il rischio di antigroviglio. Possenti ruotoni molto più alti e resistenti rispetto al modello precedente e per quanto riguarda l'altezza che riesce a superare grazie all'inserimento di questo fantastico e rivoluzionario sistema di jump può superare ostacoli anche fino a 4,5 cm. E ora che abbiamo analizzato tutte le sue caratteristiche tecniche non ci rimane che andare a fare un bellissimo test di pulizia. Prima di partire vi ricordo che se alla fine del video anche voi vi sarete innamorati di questo fantastico robottino vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video, per cui mettetevi comodi e lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la pulizia. Ho già finito di fare anche la mappatura, guardate anche la precisione dei confini, ha impiegato pochissimo, meno di 10 minuti e tra l'altro ha riconosciuto in maniera autonoma parte dell'arredamento, ho messo anche delle linee di sbarramento di colore rosso. La cosa interessante è che cambia la morfologia della mappa in presenza del tappeto, che è esattamente in questa zona, vedete che è tutto puntinato, ha riconosciuto il tavolino, infatti l'ha inserito anche nella mappa. Adesso andiamo a prendere il contenitore dell'acqua pulita, l'andiamo a riempire e poi siamo pronti per la pulizia. Mi raccomando, riempitelo fino alla linea max che è presente sopra il contenitore.
Beccatevi la precisione, andiamo a disseminare sporco nella casa, visto che sono veramente bastardo lo andiamo a versare esattamente tra i due sanitari per vedere se riuscirà a passare in mezzo. L'origano invece lo andiamo proprio a mettere vicino al battiscopa, esattamente attaccato, così andremo a testare l'allungamento sia del mop che della spazzola anteriore. Andiamo a imbrattare anche il tappeto, ci mettiamo sia dell'origano e anche del prezzemolo, qua facciamo un mix. Andiamo a versare anche qualcosina sotto al letto, giusto per vedere se riconosce anche in assenza di luce lo sporco grazie al LED anteriore, e sempre per testare l'allungamento dei mop andiamo a mettere un po' di bricioline vicino al piedi del tavolo. Qui andiamo a versare i peli sempre vicino al battiscopa per vedere se riesce a raggiungerli anche così vicino alla parete della casa. Ho qui con me questo bellissimo ketchup, come piace chiamare a me e a Bud Spencer, e per la felicità di mia madre lo andremo a versare sulle mattonelle. Eccolo qua, la bella macchietta, e sono curioso se verrà rilevata e se attiverà tutte le funzioni perfette per il lavaggio delle macchie, tra cui quella di riconoscerla, girarsi al contrario e passarci direttamente prima coi mop e non con le spazzole, alzando anche la spazzola sottocentrale così da non rischiare di sporcarsela. 3, 2, 1... via! Ed eccolo qua che è uscito dalla sua casetta, lo potete anche controllare dal cellulare, è questo simbolino di colore bianco. Beccatevi come sale la rampa senza un minimo di rischio, ha già beccato la soglia, vi voglio far vedere in diretta il super salto, guardate quanto è alta rispetto al robottino, beccatevi il super saltone, mamma mia, ho quasi la pelle d'oca. Non ho mai visto un robottino riuscire a salire su una soglia di queste dimensioni. Sta già allargando i mop, guardate come li ha allargati per pulire la soglia della porta, aperto il mop laterale per pulire perfettamente davanti all'armadio. E a differenza degli altri robottini, anche quando ha il mop completamente allungato, mantiene comunque la pressione. Caratteristica veramente importante per massimizzare la pulizia intorno ai battiscopa. Guardate come è acceso il LED nella parte frontale, perché come vi dicevo questa zona sotto il letto è particolarmente buia e grazie al LED riesce comunque a sfruttare tutti i sensori. Ed ecco qua che sbuca dall'altra parte, dall'alto si vede perfettamente quanto sta pulendo vicino ai piedi del tavolo. Sgrassa molto meglio rispetto ad altri robottini che hanno il difetto di perdere la pressione di pulizia quando il mop è completamente disteso. Ho impostato anche l'Ace Pro sopra il robottino, così mentre andiamo a fare il tour delle impostazioni vi lascio direttamente il time lapse. Come vedete adesso sta pulendo la zona della camera da letto, i punti che vedete con la linea bianca sono le zone che ha già pulito. Nella parte alta dà l'area di pulizia, le ore di pulizia e il livello della batteria, in questo caso siamo al 94%, potete lavare l'intero appartamento oppure dividere per stanze. Potete anche decidere di lavare delle zone e il robottino andrà a pulire esattamente la zona che gli indicate. Funzione veramente molto utile se avete appena pulito e non volete ripulire tutta la casa. Qua ci sono tutte le impostazioni, potete anche programmare la pulizia così il robottino pulirà in autonomia la vostra casa. C'è anche il registro delle attività, così vi dice le ore di pulizia e quante volte l'avete attivato. Per quanto riguarda le impostazioni più rilevanti potete cambiare il livello della voce, io vi consiglio di tenerlo al massimo perché non dà veramente fastidio. Potete cambiare anche le lingue, guardate quante ce ne sono. Potete impostare anche il lavaggio con acqua calda che io ho attivato, ho selezionato anche molto caldo perché potete regolare la temperatura. Altro punto molto importante è la durata degli accessori, perché sarà l'applicazione stessa che vi ricorderà quando pulire il filtro del contenitore e ogni quanto pulire sia il mocio e cambiare il sacchetto della polvere. Se avete bambini o animali potete attivare il blocco bambini e il robottino non potrà essere utilizzato manualmente. Potete anche attivare la modalità di non disturbare e lui non farà nessun rumore sia durante la pulizia che durante la raccolta della polvere. Lo potrete anche controllare manualmente come se fosse una macchina telecomandata, e prima di chiudere le impostazioni vi consiglio di tenere sempre attivo l'aggiornamento automatico del firmware, così avrà sempre l'ultima versione aggiornata. E una delle caratteristiche più belle e divertenti è la presenza della telecamera nella parte frontale del robottino, che potrete attivare anche da remoto. Guardate che spettacolo, spero che si veda bene dalla registrazione dello schermo e noi lo possiamo controllare in tempo reale. E la cosa bella è che potete attivare delle registrazioni per cui registrare direttamente il suo percorso durante la pulizia. Guardate come sta pulendo perfettamente anche sotto al divano, non
è un caso che ogni 10 cm fa questa rotazione per far andare ancora più sotto il mop laterale, una funzione che è veramente molto intelligente. E adesso sta pulendo perfettamente il battiscopa, guardate come sta allargando il mop. E qua davanti c'è la zona sporca che avevo inserito prima, vediamo il passaggio della pulizia e guardate, direttamente di fianco al battiscopa in un solo passaggio non è rimasto praticamente niente. Ha capito perfettamente l'inizio delle scale, arriva esattamente al bordo senza rischiare la caduta, veramente molto ma molto intelligente. Comunque vi voglio far vedere dove è appena passato, è bagnato, si vede anche dal dito ma non troppo, per cui grazie all'intelligenza artificiale riesce a regolare la quantità d'acqua da utilizzare in base allo sporco presente sulle mattonelle. Guardate come è rilevato lo sporco presente vicino all'interno del piede del tavolo, come ha rallentato la spazzola anteriore perché ha notato la presenza dell'ammasso di briciole e ci sta ancora passando appunto perché vuole essere sicuro di aver fatto un lavaggio completo nella zona in cui era annidato più sporco del solito. Si sta avvicinando pericolosamente al rozzo di polvere, sono veramente curioso se riuscirà anche in questo caso a tirarlo su in un solo passaggio, vediamo, guardate come se lo tira sotto, mamma mia guardate, non è rimasto assolutamente niente. Come ha rilevato questo ammasso di briciole è tornato indietro e adesso ci sta passando esattamente sopra. I sensori devo dire che mi hanno stupito, è il primo robottino che ho recensito sul mio canale che ha un'intelligenza artificiale e dei sensori così precisi e sensibili in qualsiasi situazione. E guardate come ha alzato il mop, li ha alzati per non sporcarli durante l'aspirazione. Ed eccolo qua che il robottino si sta avvicinando alla macchia. Vediamo se il rilevamento sarà attivo, sembra che l'abbia vista perché si è un attimo fermato. Si sta avvicinando piano piano. Si è fermato di nuovo, eccola qua, forse l'ha vista, beccatevi quanto è intelligente, ha appena detto che sono state rilevate delle macchie, ci è girato attorno, sono veramente curioso, guardate come ci va in retromarcia, mamma mia, è veramente impressionante, non ho mai visto un robottino così intelligente e tra l'altro ci sta passando più e più volte coi mop posteriori. Sentite che la spazzola non sta funzionando e questo è il risultato finale. È incredibile come sia stato in grado di rilevare la macchia così in fretta e dopo aver pulito, ovviamente per non sporcare casa col liquido che ha tirato su, torna immediatamente alla base di ricarica, dove andrà ovviamente a lavarsi i mop così da non sporcare il resto della casa durante la pulizia. E tra l'altro la macchia è stata anche segnalata nell'applicazione, guardate, macchie liquide rilevate, il robot attiva la modalità turbo, per cui un lavaggio più intenso ed eccola qua la macchia a questo quadratino di colore blu. Dato che ho impostato il robottino in modalità animali domestici, una modalità molto utile soprattutto se avete animali, perché se rileva del liquido trasparente, spero che si veda bene dalla telecamera, come può essere piscio di un cane o di un gatto, in automatico grazie agli infrarossi lo riconoscerà e lo eviterà così da non sporcare e compromettere la pulizia del robottino. Ed è quello che andremo a testare in questo test. Vediamo con la modalità animali attivata se la riconoscerà grazie ai sensori infrarossi laterali che emettono onde continuamente e rilevandole coi sensori riesce a riconoscere dei liquidi molto sottili come può essere un goccio d'acqua. Guardate come l'ha riconosciuta e ci sta girando attorno. Mamma mia, non pensavo che funzionasse, credevo fosse solo magari un'impostazione beta in fase di aggiornamento, per cui veramente un passo avanti rispetto agli altri robottini che hanno solamente la classica telecamera RGB. E guardate anche la differenza tra la zona del pavimento pulito e quella sporca, si vede proprio la linea del lavaggio. E guardate come funzionano perfettamente anche i laser a linea laterali. Riesce a capire in ogni momento la perfetta distanza tra il robot e l'ostacolo che sta girando. Il robottino è appena entrato nel bagno e siamo quasi arrivati alla zona di sporco e adesso ci passerà più e più volte per dare una pulizia completa. In un solo passaggio, avendo aumentato la pressione dei mop e l'aspirazione, è riuscito ad aspirare tutte le briciole. E ora che ha ultimato il bagno, si sta preparando a salire la rampa per ultimare la zona della sala. E adesso sta andando esattamente sopra il tappeto. Guardate come l'ha riconosciuto e ha alzato i mop. E appena è sceso li ha subito riattivati. Per cui è veramente molto intelligente a capire in tempo reale la zona in cui è presente il tappeto rispetto alla zona del pavimento.
pavimento. È anche programmato a non arricciare i tappeti durante la pulizia. Ed ecco che sta arrivando nella zona dell'origano. Vediamo se anche qui riesce a tirarlo via in un solo passaggio. Guardate, mamma mia, è impressionante. Anche sul tappeto, che è un tessuto abbastanza poroso, è riuscito ad aspirare tutte le bricioline. E ora che ha finito tutta la pulizia della casa, sta tornando alla stazione di ricarica. Per prima cosa andrà a pulire i mop, per poi andare a tagliare i peli che ha raccolto nella spazzola centrale e a sua volta pulire anche la stazione stessa. E alla fine di queste 2 ore lo andremo ad alzare e vedremo le condizioni sia del robottino che della base. Nel mentre che fa l'asciugatura andiamo a fare un tour della pulizia degli ambienti. Guardate la pulizia della sala, spero che si veda bene dalla telecamera, non è rimasto né briciole né capelli. Andiamo a vedere anche il bagno, il pavimento è perfettamente luminoso e infine andiamo a fare anche un tour della camera da letto. Guardate anche qui che splendore, guardate anche col riflesso non si vede nessun rozzo di polvere. E ora che ha ultimato l'asciugatura estraiamo il nostro robottino e vediamo come è stato pulito nella zona dei mop. Sono veramente bianchi, per cui devo dire che la pulizia dei mop funziona veramente in maniera egregia, non me l'aspettavo minimamente, anche perché avete visto quanto ho imbrattato casa. Devo dire che la lama antigroviglio presente sotto la spazzola centrale ha funzionato perfettamente. E ora andiamo a vedere la funzione della pulizia della base di ricarica. Guardate come è rimasta pulita nonostante sia stata utilizzata per pulire i mop. Questo per me è quasi un passaggio epocale, perché normalmente una volta al mese in tutti i robottini tranne questo dovete dare un po' una pulizia alla base del lavaggio mop. Problema che non avrete in questo J15 Max Ultra. L'unica cosa che dovrete fare sarà semplicemente riempire e svuotare i 2 serbatoi. E a proposito di serbatoi, andiamo a vedere anche il serbatoio dell'acqua sporca. Sono veramente felice di sapere che tutto questo sporco non è più presente all'interno di casa mia. E infine, per quanto riguarda il prezzo, questo bellissimo Eureka J15 Max Ultra viene lanciato sul mercato a 1.199 euro. E sempre in descrizione vi lascerò tutti i coupon sconto e le offerte che si dovessero attivare sia sul sito ufficiale ma anche sullo store di Amazon. E quello che vi posso dire in conclusione è che non è un prezzo lanciato a caso, ma dovuto a tutte le caratteristiche innovative di pulizia, di sensori e anche di intelligenza artificiale progettate e ideate per renderlo veramente uno dei migliori robot aspirapolvere di questo 2025. Detto questo, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Adesso lo andiamo a riaccendere e lo spediamo di nuovo nella stazione di ricarica. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!